Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Acido borico Afon Medical SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cosa acido borico Afon? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere acido borico Afon durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cosa acido borico Afon? Acido borico Afon è un farmaco a base del principio attivo acido borico, appartenente alla categoria degli antisettici e nello specifico acido borico e derivati. È commercializzato in Italia dall'azienda Afon Medical SRL. Acido borico Afon può essere prescritto con ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Confezioni. Acido borico Afon 3% Soluz. Cut. 1 flacone da 500 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. AF Farmaceutici SRL. Concessionario. Afon Medical SRL. Ricetta. SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Classe C. Principio attivo. Acido borico. Gruppo terapeutico. Antisettici. Forma farmaceutica. Unguento. Indicazioni. Antisettico per la disinfezione di ustioni minori e di aree cutanee irritate o screpolate. La soluzione si utilizza, inoltre, sotto forma di tamponi locali ad azione decongestionante. L'acido borico è indicato come antibatterico per il trattamento dell'acne. Posologia. Uso esterno. Applicare al bisogno sulla zona interessata. Adulti. L'acido borico può essere applicato direttamente 1 o 2 volte al giorno sulle aree infiammate in caso di pelle screpolata, irritata o secca, abrasioni, scottature lievi, scottature solari, scottature da vento o punture di insetti. Bambini al di sopra dei 3 anni. L'acido borico può essere applicato direttamente 1 o 2 volte al giorno sulle aree infiammate associate a pelle screpolata, irritata o secca, dermatite da pannolino, scottature lievi, scottature solari, scottature da vento o punture di insetti. Controindicazioni. L'acido borico è controindicato in caso di ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti, estese lesioni cutanee, bambini di età inferiore a 3 anni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Un'eccessiva e prolungata applicazione su aree estese o su cute lese può causare tossicità da accumulo. Tenere lontano dalla portata dei bambini, poiché si sono verificati decessi a seguito di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono note interazioni tra l'acido borico per uso esterno e altri medicinali. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere acido borico Afon durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere acido borico Afon durante la gravidanza e l'allattamento. Gravidanza. Non sono disponibili dati clinici relativi a gravidanze esposte. Gli studi su animali sono insufficienti per evidenziare gli effetti sullo sviluppo embrionale/fetale, vedere paragrafo 5, 3. Il rischio potenziale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. L'acido borico non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. L'assorbimento dell'acido borico attraverso la cute integra è inferiore allo 0,5%. Tuttavia può aumentare se somministrato accidentalmente per via sistemica o applicato su ferite o lesioni. Di seguito sono riportati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il rischio di intossicazione acuta per via cutanea appare un evento trascurabile visto il suo basso indice di assorbimento transcutaneo. L'acido borico può essere assorbito in quantità tossiche attraverso il tratto gastrointestinale, per inalazione o attraverso lesioni cutanee. Sintomi. In seguito all'uso di grandi quantità di acido borico su ferite o piaghe si sono verificati, specialmente nei bambini, casi di avvelenamento e di morte. Il meccanismo dell'azione tossica è sconosciuto e numerosi sono gli organi e sistemi colpiti, in particolare la cute, il rene e il tubo digerente. Gli effetti tossici colpiscono anche la SNC e il polmone con lesioni, prevalentemente emorragiche, di genesi oscure. I principali sintomi di avvelenamento da acido borico sono il vomito, la diarrea, dolori viscerali, eritema cutaneo seguito da desquamazione, stimolazione della SNC seguita da depressione, irrequietezza, cefalea. Frequenti sono anche l'acidosi metabolica e gravi squilibri idrosalini. Inoltre, l'acido borico in queste situazioni può provocare convulsioni, variazioni della temperatura corporea e danno renale che può essere evidenziato con liguria. La morte, in seguito a collasso circolatorio e shock non trattato, può avvenire entro 3-5 giorni. Si possono anche verificare cianosi, delirio, convulsioni e coma, HSDB. Casi di gravi intossicazioni si sono manifestati con disturbi gastrointestinali, 73%, sul sistema nervoso centrale, 67%, e lesioni della pelle, 76%. I sintomi dell'avvelenamento cronico includono anoressia, confusione, debilitazione, dermatite, disordini mestruali, anemia, convulsioni e alopecia, vedere paragrafo 4.8. Trattamento. Nessun trattamento è necessario se la dose assunta è inferiore a 50 mg/kg. Per ingestione di dosi superiori, si effettua lavanda gastrica con sospensione di carbone attivo e purgante salino. Se la quantità assorbita supera i 100 mg/kg, anche se il paziente è ancora asintomatico, bisogna istituire subito una diuresi forzata, allo scopo di accelerare l'eliminazione e proteggere il rene dagli effetti tossici. Ai primi segni di insufficienza renale e di sovradosaggio idrico si deve sostituire la diuresi forzata con dialisi peritoneale o emodialisi. La restante terapia asintomatica è di rianimazione. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antisettico e disinfettante. Codice ATC. D08AD. L'acido borico esercita la sua lenta azione antimicrobica rallentando o impedendo la replicazione di microrganismi. Ha quindi un blando batteriostatico. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. L'assorbimento dell'acido borico, applicato localmente, attraverso la cute integra non è immediato ed è inferiore allo 0,5%, per cui si può ritenere trascurabile. Tuttavia, l'acido borico assorbito dati preclinici di sicurezza non sono stati osservati effetti cancerogeni e mutageni dell'acido borico sull'uomo o su animali da laboratorio. Tuttavia, in studi sulla fertilità condotti in ratti e in cani, l'uso di elenco degli eccipienti, acqua depurata, farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di acido borico a forma base di acido borico sono: acido borico unguento Marcoviti Pharmac. Acido borico unguento Z. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.